Buongiorno tribù. Buongiorno tribù. Siamo a sopra Mostar Nel Belvedere. Abbiamo dormito benissimo. C'è un via vai di gente, però ci hanno lasciato tranquilli. Sì, nessuno dice niente, vengono a vedere il tramonto, poi c'è chi viene a giocare tra di loro, si imbosca di qua e di là, però tutto tranquillo. Però diciamo per evitare sorprese, magari uno vede sto via vai e dice non è sicuro, no, è super sicuro, tranquillo, non vi si mettono vicino al furgone, vanno lontani. E potevamo dire è un via vai di gente, no? Giocano al medico. Io sono senza parole. Questa è la vista che abbiamo stamattina. Uno spettacolo. E adesso scendiamo a vederci la città, perché il paese non è una città. È cittadina. È una cittadina. Cosa super importante, se andate nelle grandi città bisogna mettere il furgone a pagamento, perché ci sono tanti furti. Però vabbè, quello dappertutto, non perché siamo in Spagna. No, in tutte le grandi città, in Spagna, in tutto il mondo. Dappertutto. Quindi ci andiamo a vedere questo paesino o cittadina. E direi che questa strada è nuova. Non c'è mai stato asfalto, ho fatto il follo, la stanno asfaltando adesso. E stanno costruendo l'autostrada. Sì, quindi... e tante strade, è proprio giovane la rete autostradale bosniaca. È proprio un bebè di strada. Un bebè. La stanno ancora partorendo. Sì, Perché gli manca l'asfalto. Che storia, eh? Abbiamo parcheggiato in un parcheggio a 2 euro, 2 corone all'ora e abbiamo gettato 2 polacchi che non avevano, poi bisogna pagare solo in corone. Noi abbiamo dato le corone, ci hanno dato il resto in euro, però risulta che adesso non prendiamo ancora la moneta. Dice che prende i 10, noi un 10 ce l'abbiamo, adesso vediamo al ritorno cosa succede. Cosa succede? Iniziamo molto bene la giornata, direi. Alto, bene. Andiamo a vederci in centro, poi ci penseremo. Sì, poi se non usciamo ci pondremo il problema, no? Non ci sono tanti turisti, è una buona ora questa, è poca gente e siamo qua nel famoso ponte di Mostar che è stato costruito nel XVI secolo e ahimè appena iniziata la guerra nel 92, il 5 novembre del 93, questo ponte è stato completamente distrutto ed è stato ricostruito poi esattamente come era prima. Quello che abbiamo inquadrato prima, quella pietra Not Forget, è appunto per non dimenticare quello che è successo nella guerra della Bosnia. E appena passato il ponte di Most inizia il quartiere musulmano e infatti si vede proprio l'influenza musulmana. Beh, qua subito alla mia sinistra una cosa tipica turca che sono i baklava. Ma guardate che buoni, guardateli, dolciosi, wow. E poi ovviamente ci sono i tappeti e il LED che mi fa i brutti scherzi, tanta bigiotteria in ottone e quello che mi ha insegnato prima Tamara erano tutte le teiere tipiche arabe, infatti ce ne sono un casino anche qua.
Guardate, le sue tazzine, le vedete? Guardate che belle, in ottone, tutto, bracciali, guardate che bello, proprio bellina, guarda, mi è piaciuta proprio tanto. Mi sta piacendo tanto perché ancora non l'abbiamo finita, dobbiamo farci un bel giro. Alle mie spalle lo potete vedere in tutta la sua bellezza, però vi lasciamo un'immagine di quando è stato bombardato e ti vengono i brividi, vedere queste immagini. E il Shurpier si è dimenticato di dirvi Una cosa molto che importante. nel 2005 è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. E qua c'è un'altra placca, Don't Forget, e ve lo ricorda anche il gatto. Questo popolo ha sofferto veramente tanto, si sta rialzando piano piano, però comunque ti dà un certo effetto di tutto quello che hanno passato. Non bisogna mai dimenticare, mai chiudere gli occhi, perché queste cose stanno accadendo ancora oggi. Quindi mettiamoci una mano sulla coscienza, e credo che bisogna farsi qualche domanda. Tanto non abbiamo capito nulla, guarda cosa sta succedendo adesso. È stata costruita nel 1612 e poi è stata distrutta nel 1958, ma poi nel 61 è stata ricostruita esattamente come era. Ragazzi, è uno spettacolo. Oh, guardate che bella vista adesso che abbiamo sul ponte, e c'è veramente tanta gente. Quando siamo arrivati non c'era nessuno e fare le riprese adesso là sopra sarebbe impossibile. Sapete che mi piace sempre cercare un po' le leggende, ce ne sono diverse. Una che parla dell'architetto Ayrudin, che è colui che l'ha costruito, che aveva talmente tanta paura che il ponte cadesse dopo la sua costruzione, che quindi il sultano avesse tagliato la testa, che il giorno dell'inaugurazione non si è neanche presentato. Poi il fatto che questo ponte, per la sua perfezione, per la sua bellezza, la gente pensa che è stata un'opera divina, e quindi poi quando è stato distrutto durante la guerra è stato visto come una grave offesa contro la storia e la cultura di Mostar. E poi vabbè, c'è un'altra piccola leggendina che si parla di una fata che viveva nelle acque del fiume Neretba e proteggeva la città con il suo canto idilliaco. Non stiamo scherzando, sono le 10:27 e c'ho tutta la schiena bagnata, sudata, Fradicia. fradicia. Adesso, prossima destinazione, andiamo a cercarci una spiaggia perché si può stare in strada dalle 7 alle 10:30. Finito. E i cani devono andarsi a bagnare. Andiamo a trovarci una spiaggetta. Guardate che genialata! Le rotonde. Gli hanno fatto il doppio. Aiutami. C'è il cordolo?
Sì. Quindi chi deve girare intorno, dentro la rotonda, gira dentro la rotonda. E chi deve uscire, esce senza Sono problemi. 2 corsie divise e questo fa sì che evita un sacco No, di perché di traffico. solito le rotonde dovrebbero, si mettono al posto dei semafori per far andare il fluido del traffico, però risulta sempre che ognuno fa quello che vuole, invece qua, essendoci il cordolo, Le mani sul volante, Pier, per favore. essendoci il cordolo, comunque chi è dentro continua a girare dentro e quello da fuori non si può attraversare, non ti può incrociare la rotonda. Sì. E così va molto più fluido, infatti qua non ci sono code alle rotonde. No. E direi che come spiaggetta niente male, i cani già si sono buttati. Che paradiso, guardate qua che ombra abbiamo. Direi che per oggi 5 stelle. Ci facciamo un mega bagno. Guarda, come c'è la diga giù lì, questa è più ferma. Non sarà così fredda come gli altri giorni. Dici? Secondo me no. Anche se è fredda, Fa niente, c'è un caldo ci sono che si 40 muore. gradi. Dai. No, non è fredda come l'altro giorno? Vabbè, l'altro giorno del fiume. Dai. Stai giù un po'. E le gambe le sentivi che Formicolavano. Ah, ci stai mettendo troppo, eh. Ah! Che sensazione magnifica. Oh, vado io. Uff. Colla. Tiri, non ti voglia. Vai, cinetta. Oh. Uff. Ah, Questo sì che è uno spettacolo. meno male che ci abbiamo sto fiume qua, Me ne vado. Sì, se no qua non ci stai. No, non ci stai, è impossibile. Guardate, arriva la nutria. Ciao Nutria. La nutria. Ciao Gira. Nutria. E anche questo fa parte del viaggio. Pulire la nostra casetta su 4 ruote, no Pier? Fa un caldaccio, ma caldaccio. Cosa fai? Puliamo almeno un po' i sedili, no? E la suocera direbbe, fate anche la polvere. Sì, dopo faremo anche la polvere. Ebbene sì. Credo che per stanotte ci fermiamo qua, vero sul Pier? Ci proviamo, sembra una zona molto tranquilla, se è caduta una patatina nel frattempo, nel mentre spagnolo. È tutto aperto. Abbiamo passato qua il pomeriggio tranquilli perché i cani si sono bagnati, hanno fatto il bagno e il furgone segna, marca 41 gradi. 41. È vero che adesso c'è un po' di arietta e sembra che sta scendendo la temperatura. Dimmi sul Pier. Vedi là sopra, là dietro le montagne. Là, di sul Pier, dice là in fondo dove ci sono le montagne. Sta facendo temporale. Sì, Vedi, adesso dimmi sul Pier. si starebbe belli freschi, adesso sarebbe arrivato un bel temporale, avrebbe rinfrescato l'aria. Sul Pier, ma chi ti conosce fin dall'inizio sa benissimo che prima o poi sul Pier mi porta sulle montagne come Heidi. Guarda, la vedo da qua, e la capretta anche che facciamo. Il caldo ci dà la testa, molto bene, molto bene. Noi stavamo andando a letto, ma non abbiamo calcolato una cosa. Questa rampa che voi vedete, oggi non c'era tutta quest'acqua. Bene, sì, hanno aperto la diga. Sì. Ma infatti si vedeva proprio il fiume che scendeva già. Si vede lì in mezzo che scende con più forza. Adesso non si vede niente, No. cioè per inquadrarvi la rampetta ho dovuto fare i giochi con sta lampada. Comunque quando venivamo qua pomeriggio, quando siamo venuti qua, si vede il segno di dove cresce, vedi che poi durante il giorno scende l'acqua.
però il segno non arrivava fino a lì. No, arrivava più in giù, eravamo tranquilli. Adesso aspettiamo mezz'ora e se tra mezz'ora sale ancora un po', ci spostiamo un po' più in su. Perché io Sì. finire come il famoso che è Del camper uscito in mezzo al mare. anche no, No. in mezzo al fiume No, ci anche no. spostiamo qua sopra che è 2 metri più in alto e vabbè, non ha fatto. Ma è vero che ha fatto temporali in su, magari è venuto giù un po' d'acqua. Poi a 2 metri e mezzo non penso. Vediamo, va. Vediamo, lo teniamo d'occhio, va che è meglio. Buongiorno Tribù. Buongiorno Tribù. Alla fine non ci siamo spostati perché il livello dell'acqua ha iniziato a scendere piano piano, però a un certo punto pensavamo che l'acqua Che dovevamo andarcene. Ovviamente ci sono più dighe, avranno aperto quella sopra, poi è arrivato a un certo livello, quell'alta che è un po' più in basso, è 1 chilometro da qua, avranno aperto anche quella e il livello dell'acqua ha cominciato a scendere, quindi siamo rimasti qui tranquillamente. botta che mi sono data. Notte tranquilla. Con questo venticello che entra dalla finestra, perché adesso fino alla mattina tira il vento da nord-est e si sta bene, poi il pomeriggio comincia a tirare da sud e lì è quando si muore. Capelli. Meno male che di notte rinfresca un po'. Oggi andiamo a vederci Baclai. No, Blagai. ce la posso fare. Andiamo va. Guardate un cane più grande di voi, è strano vedere un cane più grande di voi. Patato, sei spaventato, amore mio. Oh, tu sei scappato, non sei abbandonato. No, c'è il collare. Guardate, è venuto qua, si è fatto il bagno. Oh, scappo. Comunque noi abbiamo un tempismo per venire a vedere dei paesini un po' più turistici, sempre di weekend. Sempre. Infatti stamattina siamo arrivati e abbiamo detto è presto, c'è tanta gente, abbiamo pensato al giorno e gli ho detto a Pier, certo, è sabato, molto bene. Queste sono tutte le varie proibizioni, che non si può fare il bagno, bisogna entrare con un abbigliamento consono. Poi adesso non stiamo entrando nel monastero dei dervisci, o detta Tequila, che è stata costruita nel 1500. Invece Blagai è sorta un pochino prima, dice che sia sorta nel 1400. Adesso andiamo da questa parte che c'è il viewpoint per vedere appunto il monastero che è proprio sopra il fiume Buna e c'è la sorgente del fiume che esce da sotto la montagna. Deve essere uno spettacolo. Andiamo a vedere. Eccolo qua ragazzi, dietro le mie spalle, il monastero dei Dervisci. È uno spettacolo, a me quello che mi impressiona è la grotta che c'è là, dove esce il fiume, la sorgente del fiume. E queste pareti, li guardate quanti uccelli che volano. È un posto magico. C'è tanta gente perché è molto turistico, però non so, c'è comunque quella faccia, si sentono canti degli uccelli, veramente un posto magico. Adesso capisco perché i Dervisci si ritiravano qua, perché era il loro luogo di culto e cercavano appunto questa maniera di avvicinarsi al loro Dio. E immagino qua nel 1400 soli con una faccia allucinante. Bello.
prepariamo ad entrare al monastero, però dobbiamo dirvi chi sono i dervisci. I dervisci sono dei discepoli di alcune confraternite islamiche e il termine dervish in arabo vuol dire cercatori di porte. Quindi la chiave di questi monaci è appunto vivere in povertà e in isolamento per appunto cercare metaforicamente di raggiungere il paradiso. Quindi appunto da questo deriva il cercatore di cercare la porta del paradiso. E adesso andiamo dentro a vedere che deve essere uno spettacolo. Per chi venisse qua e magari non ha letto bene, ci sono delle regole da seguire. Le donne bisogna arrivare con abbigliamento, soprattutto pantaloni che arrivino sotto il ginocchio. Le donne devono entrare con un velo, però tranquilli, se ve lo siete dimenticati, non vi siete informati, all'entrata vi forniranno tutto, tanto il velo quanto dei parei per coprire le gambe se vi vedono troppo scoperte. E adesso andiamo. Ma guardate che particolare, i tappeti. Qua si entra nella prima sala. Guardate. Con tutti questi cuscini fatti a mano, ricamati a mano. E guardate la vista. Ma siamo al piano superiore. E poi c'è una sola, un'altra stanza. Con il camino, il tavolo per mangiare. E da questa parte, guardate, tutti i libri. E tutti i tappeti. Ma guardate che particolare. E questo monastero è stato costruito direttamente nella roccia. Guardate. È impressionante, impressionante. E guardate il colore dell'acqua. L'entrata al monastero costa 10 baht, 5 euro a persona. E puoi stare dentro quanto vuoi. Molto bello, molto carino, mi è piaciuto. E proprio fuori dal paese c'è un allevamento di pesci, di trote credo, e gli sta giusto dando da mangiare il signore, e là in fondo si vedono come saltano. Che storia! L'ho riconosciuto subito perché nel ristorante dove ho vissuto, cioè, nel ristorante dove ho lavorato in Spagna, il mio capo andava a prendere il pesce fresco direttamente da un allevamento, quindi è fresco fresco. Sapete dove siamo finiti a fare il bagno? Nella spiaggetta dove abbiamo dormito stanotte. Come sempre ci ha preso l'ondata di caldo che in questi giorni si muore, quindi andare a cercare un'altra spiaggetta con un caldo tremendo così e i cani in furgone, anche no. Quindi siamo tornati qua e poi vediamo sul da farsi. E adesso mi è entrato un certo languorino, una fame, ciao. E ieri sera siamo fatti un risotto con i piselli e adesso me lo mangio. Buon appetito! E alla fine sapete dove siamo andati? Da nessuna parte. Siamo ancora sul fiume di ieri. Il fiume sta crescendo. Sì, però comunque l'abbiamo capito che cresce fino a un certo punto e poi aprono la diga E via. e via.
Ci siamo fatti anche una mini siesta. Io mi sono fatta una mini siesta Tu? oggi. No, tu no. Io sì. Io no. Però Faccio la gente, quindi uno doveva stare lì a controllare i cani anche non perché si poi. sono comportati bene i cani. Sì. Naturalmente quando c'è così tanta gente dobbiamo controllarli di più. Soprattutto quando tirano fuori da mangiare, perché sappiamo che poi vanno lì, si siedono, non fanno nulla. No? E stasera abbiamo deciso di comprarci La pita, che vabbè, è un piatto tipico turco, il burek fatto con carne, questo è fatto con la carne, è una sorta di pasta pasta sfoglia. sfoglia, invece questa con gli spinaci. Quindi per compensare, no? Un po' di carne, un po' di. Bravo. Vai. Dammi un pezzo anche a me. Dai 2 pezzi, lo proviamo. Così alla buona stasera, niente piatti, un coltello con le mani. Ah. A me piace. Un po' tanto speziato, Ah, però è buono. è buono. Assaggiamo quello con gli spinaci, va? Da qui in avanti è così tanto. Mm. 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 A te piace di più con gli spinaci? Mm. La prossima volta dobbiamo provare Quello col col formaggio. formaggio. Inizia ad arrivare i moscerini. Però è buono, eh? Mm. A me piace di più questo. Mm. Ah, Carne, sembra carne di, te lo dico, cordero. Agnello, no? l'agnello. Sembra agnello, Come no? no? Mm. Lo riprovo. No, Secondo me è agnello. Mi sbaglierò, eh. no. Se c'è qualche bosniaco all'ascolto che ci Sì. faccia sapere. Secondo me è waka. Mucca? Non lo so. Però è buono, non è male. Maiale sicuro no. La pagina di oggi, ragazzi, siamo andati via giusto in tempo, eh. Così, Mamma mia. così. E stamattina No, è normale. Siamo è nel normale. siamo nel sud della Bosnia e Mostar e Blagaj. Sono si sa. quelli più turistici. Si sa. E siamo in piena estate, ragazzi. Che è ovvio, è giusto. Anzi, io sono contenta perché l'economia della Bosnia si vede che piano piano, dopo tutto quello che è successo, si stanno. Sì, è sempre. Queste zone qua sono Sì. sempre state molto gettonate. Sì, però Che poi la gente non ci venga tanto. No. Io come intanto mangio. È vero perché. Però sono soprattutto stranieri, perché italiani non è vero. No, ci sono tanti spagnoli, tanti Americani. giapponesi è pieno, o cinesi, giapponesi, cinesi è pieno. Però no, è vero che E l'italiano. tanti arabi, eh? Sì, però è buono. È buono no. Però, È buono. poi ci sono anche tanti del sud-est asiatico. Sì. Tanti dalla indiani. Polonia, dai paesi No, dell'est. però indiani, Mm. cioè, Beh, sono contenta per i bosniaci perché così è giusto che anche loro riescano a uscire da questa situazione. sì, che già è ora. E direi che mangiamo e andiamo direttamente a Sono distrutta, letto. perché anche oggi 40 gradi, proprio t'ammazza sto caldo. Mm. Andiamo a letto, va. Domani ci aspetta un giorno impegnativo. Così dice Shurpier. E Shurpier le mette lì piano piano, sapete com'è fatto? Lui inizia step by step finché Ti preparo. Sì. Preparati perché da qui in avanti. Da qui in avanti sono mazzate. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ci fate un favorone. Condividetelo così arriviamo a più gente possibile che ci Mettete un conosco. bel mi piace così grande come una casa. E ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao!